Ciao ragazzi, siamo Bea Simo, e oggi abbiamo deciso di prenderci una pausa, non dal lavoro ovviamente, ma dalla calca di gente che c'è qui a Malta d'estate. E abbiamo deciso di andare al sud di Malta, che non siamo mai stati. Così ieri mi sono messa a cercare, mentre questa ragazza qua era a lavoro, mi sono messa a cercare un posto che non fosse così tanto affollato, se esistono posti non affollati più che altro qua a Malta. Così abbiamo deciso oggi di andare giù fino a Marsaxlokk in autobus e poi raggiungere a piedi St. Peter's Pool, che di solito di giorno è affollatissimo, infatti andremo di mattina, e andare poi fino al... il Cappara, no, Calanca Calanca Bay. Abbiamo deciso così di svegliarci prestino per evitare le calche, la calca di gente, il caos dei turisti e tutto quello che ne viene dietro, della musica, il frastuono, delle plastiche lasciate in giro e tutto quanto. E abbiamo deciso di intraprendere questa nostra avventura. Solo Noi noi due, la natura. noi la natura, noi tre, io, la Bea e la natura. Se volete venire a Malta e volete prendervi un giorno staccati dalla gente per poter fare un bagno senza dover condividere l'asciugamano con il vostro vicino perché non c'è spazio per mettere il vostro, vi facciamo vedere noi una piccola avventura. Strano ma vero, non c'è ancora nessuno per strada. Adesso siamo in fermata, aspettiamo che passi uno dei tantissimi autobus che vanno a Valletta, il 13, il 14, Che non si il fermeranno. 13A, il 15. No, spero di sì, di solito non si fermano perché è pieno di gente, però speriamo che questa volta si fermino. No dai, il cielo prospetta anche bene da questa prospettiva, è che c'è un po' di... Cosa c'è, l'autobus? È da quella che non prospetta troppo. Eccolo là, no, ma anche di qua. È da qua che... Quindi, mamma mia che capelli ho. Vabbè, buongiorno, sono le 6:30, siamo svegli da un'ora. Oppure abbiamo perso l'autobus, il che potrebbe essere molto più probabile. Se non c'è nessuno vuol dire che o sei in ritardo e hai perso l'autobus o veramente non c'è nessuno. Però essendo a giugno è più probabile la prima, che abbiamo perso l'autobus. Siamo d'accordo. Legno massiccio. Bellissimo, non c'è nessuno né a Marsaxlokk, che è il paesino dei pescatori. Sì, volevo farglielo vedere. Che è quello? Eh sì. Ci sono tantissime barche colorate.
e adesso abbiamo mezz'oretta a piedi per arrivare a questa piscina. Sperando che non ci sia nessuno, siamo venuti presto appunto per vederla. Piscina naturale. Piscina naturale. Però dovevano mettere che Questa strada non è adatta a chi ha problemi cardiaci, respiratori. che per arrivarci bisognava avere delle racchette da trekking. Noi abbiamo già digerito la colazione, serve la seconda colazione. Un pacchetto di cracker. Cazzo, i cracker l'ho dimenticato. Miseria. Ma comunque bello perché non c'è nessuno. Per il momento no. Per il momento. E siamo in mezzo ai campi. Ci stiamo affidando ai cartelli. Al cartello. Al cartello, ne ho visto uno. No, due, anche all'inizio, per quello sono a destra. C'è solo un camioncino. Ecco, con un cane! 2 cani! È bello, però c'è mare mosso. E ho paura di diventare parte di uno scoglio se faccio il mare in questo momento. Se faccio il bagno in questo momento. Quindi ho consigliato di no. Sta arrivando gente, quindi noi leviamo le tende. Proseguiamo il nostro cammino verso altre mete. Sì. Non c'è neanche così tante nuvole, quindi è solo che un bene, c'è un po' di venticello, però si sta da Dio, ragazzi. Cammina nel mezzo di una tempesta di sabbia nel Sahara. Siamo arrivati. Non è vero, non siamo ancora arrivati. Ma non andate vicino a St. Peter's Pool se c'è vento, perché c'è la sabbia veramente che vi viene dentro gli occhi e c'è meno vento. Comunque adesso stiamo passando per la parte sopra, a dove eravamo prima, quella tutta rocciosa, e c'è una bella vista. Devo dire che è molto bella, è tutto roccia qua a Malta e poco, cioè questa è l'erba, la vegetazione che c'è, però è davvero molto bello. Vorrei dire che non c'è nessuno, è solo un lupetto.
Allora, abbiamo trovato proprietà privata, quindi adesso stiamo tornando indietro per la strada e facciamo un'altra strada, sperando di non trovare altre proprietà private. Ce l'abbiamo fatta, abbiamo preso la via dopo e siamo arrivati in una parte tutta rocciosa dove c'erano ad aspettarci tipo una quindicina di cani che ci hanno sguaiato dietro. Però adesso continuiamo per tutta la parte rocciosa. Vediamo dove arriviamo. Sì, sperando non in altre proprietà private. Nel caso gli chiediamo una tazza di tè freddo e una brioche. Tè freddo questa giornata, tè fredda. Vabbè, facciamo un tè caldo allora, tu chiedi un caffè, un doppio caffè. Esatto. Però anche se ci starebbe qualcosa di caldo. Una minestrina, Una minestrina. del miso. Sì. Mela. Cosa? Mela. Ecco, mela è un'altra parola che dicono tantissimo qua. Mela. Da tipo 15 significati diversi. Però siamo con le palle piene di sentirlo veramente. Quindi se venite a Malta sicuramente lo sentirete. O fateci caso. Diventi una Bibbia. Isolata, a parte che oggi non c'è nessuno per questa non c'è nessuno, però abbiamo completato la missione perché volevamo andare da qualche parte che non c'era nessuno e quindi non c'è nessuno, c'è solo un pescatore ma è tipo a 200 metri da noi E una persona dalla parte opposta della baia. no, non la voglio dire. Comunque questa baia di solito è frequentata solo dai locali o comunque gente che abita qua a Malta, quindi turisti. Un po' di onde. Proviamo a fare il bagno, vediamo. Simo proverà. Vediamo che succede. Poi forse io, Simo proverà. Io. Fatto. Direi che ora possiamo andare avanti nella punta di questa isoletta attraverso una strada. Scusate la quantità di merda. Bene. Cioè è molto comune trovare delle casette così, dei pezzi di edifici abbandonati a loro stessi, soprattutto in posti dispersi nella natura. Cioè qua non c'è altro, a parte non c'è altro che vegetazione, rocce, un po' di erba e mare. Allora mi sono messa per terra perché c'è troppo vento e se no non sento niente. Come potete vedere sembra una guida. Queste sono le vasche dove veniva creato il sale, dove facevano il sale. Penso che anche oggi lo facciano perché c'è un cartello no entry, però ecco, qui si fa il sale.
scoprire questi nuovi aspetti di Malta che magari non tutti conoscono, che sono più legati anche magari come per esempio le saline qua, degli aspetti più legati alle loro tradizioni storiche, è qualcosa che Che ci piace tanto. ci piace scoprire queste cose. Soprattutto perché per quanto bella può essere la città con i monumenti storici e Spiagge. le caratteristiche sì dei paesi, è bello per noi soprattutto prenderci il tempo per andare dove non c'è nessuno e scoprire la terra, la natura, le viste, quelle cose che magari dei semplici turisti non farebbero perché prendono il biglietto di sola andata per vedere la città che fanno tutti quanti e tornare a casa. Quindi ci sentiamo fortunati. E una cosa, le saline Sì, chiamiamole così. vengono usate ancora adesso perché c'era proprio la struttura con il cartello delle saline. Quindi sì, però lo fanno di mattina, perché la mattina prima delle 8 è il momento più tranquillo, adesso c'è un vento e tante onde, quindi... A parte il caldo allucinante che è venuto fuori, che ragazzi siamo fortunati ad avere un po' di vento e ad aver avuto quel clima stamattina un po' nuvoloso, è veramente stata una grazia. Ma adesso ci sono un sacco di macchine che vanno avanti e indietro, persone a piedi e si starà riempiendo sicuramente la piscina, quindi abbiamo fatto solo che bene ad andare di mattina per non trovare nessuno, quindi se volete essere un po' asociali andate di mattina. Fa caldissimo, fa veramente caldissimo. Siamo appena ritornati nel centro di Marsaxlokk, giusto? Sì. Che è conosciuto per il mercato del pesce e adesso andremo a fare un giretto per il mercato perché ci sono tanti mercatini e tanti colori e ci sono anche tante cose tradizionali fatte a mano da qua, dai locali. Quindi vamos! What do I got? A fucking sign on my back? It says save me? Do I look like I need that? No, I just want to be with you because I love you. Shit, man, I love you. Siamo arrivati al termine di questa giornata. Al termine di noi stessi, probabilmente. 7 ore sotto il caldo, ragazzi, vi distruggono. Vi distruggono. Poi tornando iniziava ad esserci gente, ancora più caldo, l'afa. Ancora più gente. Perché qua ancora più veramente. caldo. Quindi ho deciso di moccarcela, tornare a casa con la quiete, il caffettino caldo di Simo e finire qua questa avventura, la scoperta di Malta, di sud di Malta. Sud di Malta. Quindi ragazzi, se vi è piaciuta questa nostra piccola avventura, fate subscribe al nostro canale YouTube Pollice e dateci su. un thumbs up e ci vediamo alla prossima avventura. Ciao!